Leonardo.ai è un service online basato su Stable Diffusion. Il team che c'è dietro questa iniziativa sta facendo un ottimo lavoro di sviluppo e stanno iniziando a rilasciare continui aggiornamenti. Vedo anche che è un servizio che sta venendo usato sempre di più. Ho diversi contatti che condividono immagini generate con Leonardo, infatti. Avevo già fatto un tutorial qualche mese fa, ma nel frattempo appunto le caratteristiche sono cambiate e quindi ho ritenuto necessario di dover fare un aggiornamento del tutorial. Sto parlando della versione 1.2 di Leonardo e l'aggiornamento del 29 marzo, quindi una cosa molto recente. E in questo tutorial parlerò di chi ha attivato l'account gratuito, quindi questo tipo di account. Ci sono quattro livelli diversi, tre sono a pagamento, quello gratuito mette a disposizione 150 crediti giornalieri, loro li chiamano token. Tenete conto che ogni operazione che si fa in Leonardo richiede un certo numero di token. Diciamo che bilanciando bene le richieste è possibile con 150 token giornalieri generare tra 40 e 60 immagini al giorno. È un numero di immagini che permette sia di imparare ad usare bene, imparare a conoscere Stable Diffusion, sia anche a lavorare, diciamo, abbastanza bene con Leonardo. È un tutorial sulle caratteristiche dell'interfaccia, per cui andrò a far vedere, diciamo, nelle varie schermate le caratteristiche, le cose che si possono utilizzare e attivare nelle varie schermate. Mm, Vi suggerisco di seguire molto bene il movimento del mouse perché è con il mouse che andrò a evidenziare quello di cui sto parlando in quel momento. Cominciamo con l'image generation. E cliccando su Image Generation si arriva a questa schermata. È la schermata base, quella della Text to Image, quindi uso il prompt, che è il testo che inserisco in questa sezione, per descrivere l'immagine che voglio. È possibile, questo è il prompt, o per essere corretti è il positive prompt, è possibile attivare anche il negative prompt e questa parte in cui vado a inserire quello che non voglio, è una parte opzionale. Sulla sinistra, nel menu di sinistra, c'è una voce nuova, una funzionalità inserita da poco, è la parte della trasparenza. Quindi se io voglio lo sfondo trasparente, sì, è di quello che sto parlando, quindi sfondo trasparente, devo attivare questa voce, ma anche nel prompt non devo fare nessun riferimento a quello che vorrei nello sfondo. Non devo neanche dire che voglio lo sfondo trasparente, perché le due cose dal punto di vista del sistema sono in contrasto. In questa parte, se attivo un menu tendina, questa parte mi permette di definire qual è il modello che voglio utilizzare nella mia generazione. Si apre un menu tendina con una lista di modelli disponibili. Se voglio vedere quali altri sono disponibili su questo sistema, devo selezionare Select Other Model. Si apre un pop-up che contiene tutti i modelli che sono disponibili in Leonardo. La prima possibilità è quella, la prima sezione è quella platform, quelli diciamo ufficiali, messi a disposizione da Leonardo. La seconda selezione, Community Model, sono tutti i modelli messi a disposizione dalla community, quindi dai membri che hanno scelto di condividere i loro modelli. Sono tanti, davvero tanti. È possibile andare a diciamo, selezionare, di fare delle preselezioni in questa lunghissima serie utilizzando questo tasto, categorie. Si apre un menu tendina che mi permette di selezionare solo alcuni tipi di modelli, quelli che rispondono alle mie esigenze. Ad esempio, se io voglio costruire un'immagine in cui il mio soggetto è una costruzione, probabilmente potrebbe tornarmi utile utilizzare uno di questi modelli. Se io voglio fare un'immagine che dal punto di vista estetico risulti un'illustrazione, mi conviene probabilmente utilizzare uno di questi modelli e così via. Quindi
Questa è la sezione appunto in cui vado a selezionare il modello principale. In quest'altro elemento, quest'altro pulsante Add Elements, mi permette di aggiungere, questo è facoltativo mentre quello precedente era obbligatorio, mi permette di aggiungere fino a 4 ulteriori modelli particolari, si chiamano LoRa. Quello principale è obbligatorio mentre questi non lo sono. E diciamo che si possono utilizzare quando voglio dare un indirizzo particolare dal punto di vista estetico alle immagini che voglio ottenere. Infatti sono tutti in qualche modo specializzati. Banalmente, per esempio, questo, l'ultimo, è Vintage Photography. Seleziono questo se io voglio generare un'immagine che abbia un'estetica di fotografia vintage. Posso selezionare fino a 4 elementi, ovviamente è opportuno che i 4 elementi in qualche modo non collidano fra di loro, perché se scelgo degli elementi che contrastano fra di loro, ad esempio Vintage Photography e Coloring Book, qui ci sono delle preview del tipo di immagine, di estetica di immagine che si ottiene utilizzando quell'ora. Se utilizzo questi due elementi insieme, quindi Vintage Photography e Coloring Book, è probabile che l'immagine che ottengo non sia interessante, diciamo. In questo menu orizzontale ho 3 voci. In questo momento qua siamo nella parte text to image. Se vado nella seconda voce image guidance, entro nella parte image to image, cioè la possibilità di utilizzare oltre al prompt anche un'immagine di riferimento per generare l'immagine. Quindi come funziona? Basta aggiungere un'immagine in questa sezione, bilanciarla con il prompt e si lavora in questo modo. Per l'account gratuito è possibile diciamo, aggiungere un'unica immagine di riferimento, se invece si attivano gli account a pagamento se ne possono caricare fino a 4. L'ultima voce, Prompt Generation, permette di ottenere delle variazioni di un prompt, è molto utile quando si fa brainstorming, quando si parte con un lavoro. Se ho un'idea di un soggetto ma non so bene come declinarla, posso utilizzare questa funzione. Mi genera da 2 fino a 8 variazioni del prompt, per cui posso inserire il mio soggetto e a questo punto generare appunto delle variazioni. Seconda voce, secondo strumento, Real Time Canvas, la possibilità di generare un'immagine qui dentro, eh, utilizzando questa parte come area in cui posso andare o a disegnare o a modificare un'immagine caricata. Funziona in questo modo. Ovviamente l'immagine che genero è data dalla somma di quello che inserisco in quest'area che lavori insieme al prompt che inserisco in quest'area. Le modalità di uso sono due, in Paint e Draw. Con Draw vado letteralmente o a disegnare uno schizzo, oppure carico un'immagine e vado ad aggiungere gli elementi a questa immagine. Nella modalità in Paint vado a caricare un'immagine e vado a selezionare degli elementi che voglio cambiare. Ad esempio posso caricare un ritratto e selezionare la parte degli occhi e chiedere che in quelle parti che ho evidenziato siano inseriti degli occhiali da sole. In basso a destra questa sezione mi permette di selezionare, diciamo, dare un indirizzo all'estetica che voglio ottenere, per cui ho tutta una serie di voci che possono essere painting, photography, anime, eccetera. Questa voce, questo cursore mi permette di definire, in questo caso stiamo lavorando con l'InPainting, quanto deve essere pesante l'InPainting, per cui se voglio ottenere dei risultati probabilmente è utile che sia un valore abbastanza alto, sopra 0,5. Stesso concetto per la modalità Draw. Canvas Editor è la versione diciamo, più estesa e più completa del Canvas, con la differenza che qui non c'è una generazione in tempo reale. Utilizzo quest'area
per andare a disegnare uno schizzo oppure inserisco un'immagine e vado ad aggiungere degli elementi dell'immagine, le modalità di utilizzo di questa sezione, di questa parte del Canvas Editor sono queste, sono quattro. Una cosa interessante, qui sulla destra c'è il menu completo per la definizione dei vari parametri, la parte in alto è come quella di prima, permette di selezionare il modello che si vuole utilizzare. Comunque in questo menu in basso c'è la possibilità di attivare o disattivare diciamo, il ControlNet. Diciamo, è una versione molto basic di ControlNet perché ha solo 4 modalità e di fatto non ho parametri che mi permettano di intervenire sul peso, insomma, bilanciare bene il peso. Ho solo questa barra che mi permette in modo abbastanza così grossolano di andare a definire il peso della parte ControlNet. Motion permette di generare un video corto, mi sembra che si parli di 4 secondi, partendo da un'immagine, che può essere un'immagine che ho generato utilizzando Leonardo, può essere un'immagine che carico dal computer. Non ho parametri, non ho nessun diciamo, modo di controllare che cosa succede, nel senso non posso controllare il movimento ipotetico della camera virtuale e così via. L'unica cosa che posso fare è definire quanto movimento voglio nel video che si genera. Attenzione, la generazione di un video costa 25 crediti. Real Time Generation, la possibilità di generare in tempo reale un'immagine mentre sto scrivendo il prompt, per cui io posso, mentre sto scrivendo il prompt automaticamente si genera l'immagine, per cui ad esempio io posso scrivere e poi posso modificare il prompt ovviamente. Io posso scrivere, in inglese ovviamente, voglio un'auto rossa, fai vedere un'auto rossa, ehm, mentre gira di notte nelle strade di New York, fa vedere un'auto rossa che gira di notte nelle strade di New York, posso cambiare il prompt, per cui se al posto di rosso posso mettere blu e nota che diciamo, ho cambiato da rosso a blu, mi fa vedere un'auto blu che gira nelle strade notturne di New York. Posso utilizzare questo menu per andare a influenzare il tipo di estetica finale. Come prima anche questa parte, anche qui trovo questo menu che mi permette di dare un indirizzo all'estetica che voglio ottenere dell'immagine. L'ultimo tool, Universal Upscaler, permette di fare l'upscale, quindi ingrandire le immagini. Attenzione, ogni ingrandimento costa 30 crediti.